Buongiorno amici del canale, non vedevo l'ora di trovare il pezzo giusto per creare un restyling con questo fantastico transfer. In realtà è un disegno molto particolare e voglio farvelo vedere applicato in chiave più moderna proprio perché secondo me così dalla confezione non rende abbastanza, ma secondo me è veramente stupendo. Perché su questo cassettone? Perché ho piacere di rimodernarlo perché ha delle forme veramente molto belle ed eleganti, ma il colore, forse la finitura è proprio un po' pesante, un po' âgé. Non dico che non possa star bene in alcune case, per la carità, però secondo me sarà più adatto a qualsiasi tipo di casa, di stile, di ambiente e soprattutto qualsiasi tipo di persona, perché lo alleggeriamo e lo rendiamo ancora più chic. Franco, cosa dici? Partiamo? E partiamo. Inizio prendendo le maniglie perché poi le rimetto, perché staranno sicuramente bene, ma ovviamente non così, sono un po' vintage. Sono maniglie molto belle e si tolgono in un modo molto intelligente perché in realtà dentro hanno un bulloncino tondo, carinissimo, che basta svitare per togliere la maniglia. Ecco qua. Io ora la prendo e la metto da parte, ma prima riavvito. In questo modo non perdo i pezzi. Su questo bel mobile io vado a togliere la vernice protettiva, un pochettino lucidina e scura, solo sui primi due cassetti, che sono anche quelli più piccolini. Questa è una scelta estetica perché voglio proprio che abbia questo, diciamo, questa leggerezza sulla parte superiore del mobile, invece il resto lo coloro. Mi piace far venire fuori anche questa moda natura. Sotto c'è una specie di radica, però lo capirò una volta tolto il tutto. Uso il mio sverniciatore e mi raccomando, ricordate, ci sono dei mobili che hanno una finitura poliuretanica che è una specie di plastica, quindi non è una vernice. Lo sverniciatore toglie la vernice, non toglie ovviamente la plastica. Qui io ho già fatto un test in un punto nascosto dietro nel mobile e ho visto che viene via, quindi sono tranquilla. Quindi, prima di prendere il barattolo e mettere tutto sul mobile, fate questo piccolo test in un punto, lo lasciate agire 10 minuti, se vedete che si accartoccia e funziona, è a posto. Qui sono quasi sicura che dovrò fare 2 passate. Cosa vuol dire? Prima lo stendo una volta, come faccio adesso. Ovviamente non bisogna mai lesinare, non bisogna mai essere tirchi, bisogna mettere uno strato abbastanza abbondante. Una volta che ha fatto il suo dovere, ha fatto il suo lavoro e tolgo il primo strato, con la spatola andrò a stendere una seconda volta. Questo perché? Perché ovviamente questa finitura è molto ben fatta e molto spessa e quindi per eliminare il tutto al 100% ho proprio bisogno di fare almeno 2 passate. Ricordate, perché scegliere uno sverniciatore come questo e non uno sverniciatore magari più aggressivo? Perché lo respirate, quello sverniciatore aggressivo, perché fa male alle vostre mani, perché non è facile da utilizzare uno sverniciatore molto molto efficace ma molto molto aggressivo. Lui è efficace ma è anche delicato, è biodegradabile e soprattutto non inquinate e non fate del male a voi mentre lo usate. Quindi lascio agire almeno un quarto d'ora. Occhio che se siete al sole o all'aria dovete coprirlo, se no secca, funziona solo se rimane umido. Se vedete che fa caldo e inizia a seccare, prendetene un po' e continuate a massaggiare, così. Lo ripassate un attimino, smuovete piuttosto, ma non dovete permettere che lo sverniciatore si secchi, perché nel momento in cui si secca smette di funzionare. Piuttosto con uno spruzzino spruzzateci su. Vado all'altro cassetto. Come vedete qua ha già funzionato, sono passati veramente meno di 10 minuti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in questo punto lo sverniciatore sta veramente facendo effetto. E come vedete è come seccata, asciugata. Ma veramente sono passati 10 minuti. Quindi noi adesso iniziamo a togliere, perché come potete notare dal colore, sta iniziando ad eliminare la prima parte di patina. Ora tolgo dappertutto la prima parte di patina, ristendo lo sverniciatore e faccio agire una seconda volta, perché la parte lucida non è stata tolta al 100%. Rimetto la seconda passata
di sverniciatore, mi raccomando, mai tirchi, sempre un po' abbondanti. Tolgo lo sverniciatore. Come vedete è ancora morbido, non è seccato, però guardate quanto è giallo. Questo vuol dire che ha tolto ancora una buonissima parte di finitura plastificata. Ecco qua. È importantissimo non fare mai l'errore di far seccare lo sverniciatore, perché altrimenti poi non lo togliete veramente più. Questo è proprio il limite, eh? Più di così non si può lasciare. Per capire se abbiamo fatto un buon lavoro e se bastano 2 passate su questa vernice molto spessa, io tolgo l'eccesso con pochissima acqua e ammoniaca. L'ammoniaca è pazzesca perché toglie veramente la parte di finitura un pochettino lattiginosa che rimane dello sverniciatore. Mi raccomando, deve esserci una spugna super strizzata, perché voi non dovete assolutamente andare a portare acqua, ad immettere acqua e umidità sopra il nostro mobile. Vedete? Questo è il nostro lavoro di adesso, capire se abbiamo tolto tutto o se c'è ancora qualcosa da togliere. Per questo cassettone creiamo un colore diverso. Parto dal Royal Green e ci aggiungo un po' di Rocher perché lo voglio schiarire poco senza perdere il suo calore. Dentro questo barattolo ho circa 2 dita di Royal Green, è un colore che ho già usato per molti progetti, ne ho avanzato un po', giusto 2 dita e spero che mi basti per il tuo cassettone, ma se non mi basta lo rifaccio. Quindi prendo il Rocher e lo colo direttamente qua dentro in questo caso. Io non vado a pesare il colore perché voglio farlo a occhio, ma se voi siete più tranquilli potete aggiungerlo a cucchiaiate, oppure anche pesando. Giro, 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 cerco di capire se la tonalità è già quella che ho in testa e ricordate sempre che quando si asciuga cambia leggermente il colore. La parte, diciamo, che voi ora vedete da umido, da bagnato, diventerà molto più forte, molto più intensa, quindi mi raccomando attenti. Ne metto ancora un po' perché è ancora un po' troppo scuro. Proviamo. Colore creato, perfetto, guardate com'è bello morbido, è una mousse delicata, cremosa, è un po' come se fosse il retro di una foglia di salvia. Dico retro perché sapete che la salvia ha più colori. Comunque, oggi sfrutto l'occasione di questo bel cassettone liscio e lucido per farvi vedere come utilizzare al meglio il rullo a pelo corto. Perché molti di voi pensano che con il rullo rimangano comunque dei segni quando c'è un mobile liscio, invece non è così. Vi assicuro che rimane veramente vellutato e senza difetti. I trucchi però ci sono, certo. Prima di tutto la temperatura giusta, adesso fa molto caldo, quindi bisogna fare attenzione a non avere appunto premura nel farlo nelle ore più calde e poi soprattutto bisogna usare bene questo rullo. Se siete persone un po' parsimoniose, che hanno magari ansia, non vogliono spendere troppo di colore, occhio perché se voi strizzate sto rullo e lo schiacciate spendete il doppio. Dovete fare attenzione e capire che il rullo non va mai schiacciato, perché se lo schiacci dà di meno, lascia segni e poi devi dare un'altra mano totale per coprire tutto, quindi ottieni proprio il risultato opposto. Che si fa? Si prende il rullo, si passa sotto l'acqua, si inumidisce e si mette in un asciugamano, si strizza fortissimo. Io uso anche un pennello, vogliono tutte, e uso il rullo con pelo corto, quindi ce l'ho corto. Carico bene il mio rullo. Ovviamente non ripeto che sul mobile è già stato fatto ABA, questo lo sapete molto bene, e sapete anche molto bene che la vernice aggrappa su tutto, ma è fondamentale sgrassare bene la superficie. Rullo, parto dal centro, vado qui. Io non devo schiacciare, accompagno il rullo avanti e indietro. Basta. Non prendo questo colore per farne altro, il rullo è scarico, non ha più nulla da dare e io lo carico di nuovo. Vado qui e lo carico di nuovo. Lo lascio abbastanza carico, riparto dal centro, avanti, indietro, quindi lo stendo in modo omogeneo e voilà, in questo modo tolgo anche le 2 strisce che si stanno unendo. Attenzione però,
Io oggi non voglio lasciare la coprenza solo con il rullo, ma voglio farla diventare proprio bella vellutata, quasi come se fosse un legno grezzo sotto. Quindi velocemente prendo il mio pennello, lo puccio un pochino nel colore, scolo, e lo passo così. In questo modo non vado a dipingere, creo solo una texture. Vedete che esce fuori questa striatura? Che per me è meravigliosa per lo stile che deve prendere questo mobile. Ovviamente solo la prima mano, con la seconda sarà totale. Seconda mano dappertutto, uso di nuovo il rullo e il mio pennello. Parto di nuovo dal centro, come vedete la seconda mano è veramente pazzesca, totalizzante, e ovviamente ripasso anche il pennello perché voglio continuare ad avere questa bellissima texture che imita un po' un bel legno grezzo. Ecco qua. Lo passo subito dietro, fin tanto che la vernice è ancora molto umida sul piano, non devo ovviamente asciugare perché altrimenti non avrei più questo effetto, e ottengo proprio un bel solco marcato, sembra proprio legno grezzo. Continuo. Passiamo già alla protezione, perché due mani di colore sono perfettamente asciutte e hanno unificato tutta la tonalità sul mobile. Protettivo opaco, mi piace tantissimo, ne metto già una mano adesso direttamente, prima ancora di decorare, così avrò la superficie bella protetta, liscia, e posso tranquillamente fare tutti i miei ritocchi e lavorazioni in futuro. Ho già preso una vaschetta, un rullo, ho inserito il rullino a pelo corto e mi sono presa un pennello Maggie che mi aiuterà a essere ancora più liscia nella stesura del protettivo opaco. La peculiarità del protettivo opaco è che è inesistente, ovvero protegge ma non lo vedi assolutamente, quindi nel momento in cui si asciugherà voi non vi ricorderete neanche di averlo dato, a meno che non siate stati voi a darlo. Comunque, partiamo. Stendo il protettivo delicatamente su tutta la superficie e faccio esattamente come prima, perché non voglio perdere la finitura fatta a pennello, quindi con il mio pennello Maggie liscio la superficie, così. Ovviamente bisogna tirare, ma non troppo, perché non vogliamo togliere troppo prodotto. Ecco qua. Ricarico il rullo e continuo. Con il rullo mi attacco alla prima fetta di protettivo appena spalmata e con il pennello Maggie liscio la superficie. In questo modo vado dritta e creo queste scanalature che sembrano legno grezzo. Ho coricato il mio cassettone, che è bello asciutto, perché adesso metterò il nostro nuovo transfer, Sunlit Serenade. Ha dei toni di giallo differenti che veramente mi piaceva tantissimo, abbinato a un tono di verde fresco, perché solitamente toni di questo tipo sono per tutte le stagioni, ma ancora di più in passaggi tipo primavera-estate. I cassetti, non a caso, sono caldi, non sono di un marrone freddo che vanno a storpiare con il transfer, e in questo momento ho voluto portare fuori la lavorazione che c'era nel legno. Se ci fate caso, i bordini e la parte di intarsio viene fuori in modo molto caldo, perché sono legni differenti che vanno a intarsiare il disegno, soprattutto negli angoli. Secondo me riprende tantissimo anche il tono del transfer. In realtà mi aspettavo un tono più chiaro, ma ora che sono di questo tono rossiccio caldo stanno ancora meglio. Non tutti i dettagli di questo cassettone sono stati presi a caso, in effetti mancano ancora le maniglie che saranno di un oro molto caldo una volta che le avrò leggermente levigate e carteggiate. Quindi tutto quanto è stato studiato per avere un cassettone leggero, raffinato ma dai toni molto caldi. Se fate caso, questo transfer ha proprio qui un inserto di parole che vanno proprio nella pancia del cassettone.
vedete? E mi piace tantissimo perché l'ho proprio voluto qui per questo motivo. È il cassettone giusto per questo transfer. Ora, avendo passato il protettivo dappertutto, anche sui cassetti in legno, ho già la base protetta. Che cosa vuol dire? Che sono tranquilla e non la rovino. Quindi mi raccomando, quando volete mettere un transfer, sempre una mano di protettivo sotto e poi una mano di protettivo sopra. Sul transfer mai 2 mani di protettivo, altrimenti si arriccia. Ora mi toccherà prendere bene le misure per farlo stare ben centrato. E voilà, lo faccio aderire. Con il mio legnetto attacco tutto il disegno. Passo la spatolina delicatamente per far aderire il transfer su tutta la superficie. Mi piace da tantissimo. Questo transfer su questo colore di base sta veramente molto 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 bene. Faccio piano piano e poi attacco il secondo pezzo. Questa bella maniglia diventerà perfetta, basta far questo. Carta vetro molto fine, io ho una 320. Carteggio bene tutta la maniglia, togliendo la parte superficiale di ossidatura e di sporco. Ho messo un goccino di olio jasmine qua sulla mia matassina in acciaio fine e ora la passo sulla maniglia. Do una luminosità, ma soprattutto viene preservata dall'ossidazione futura, protetta e luminosa. E voilà! Bella, vero? Vi piace? Adesso lo vado a ambientare e ve lo faccio vedere arredato. Anche questo restyling è finito. Vorrei prendermi il merito di aver studiato tutto quello che c'è su questo mobile, ma un piccolo merito ce l'abbiamo, il mobile giusto su cui creare questo restyling, perché in realtà l'ispirazione l'ho presa da una foto che ho visto sulla pagina Redesign, quindi vuol dire che qualcuno ha già utilizzato questo transfer per mixarlo con un colore tipo questo su un mobile dove c'era già il legno grezzo su 2 cassetti, o un cassetto, non mi ricordo. Questo per dire che noi possiamo prendere sempre ispirazione dai tutorial che vediamo online e farli nostri, possiamo cambiare delicatamente il colore, possiamo avere mobili simili ma non uguali. Fatto sta che tutti possiamo sempre prendere ispirazione dagli altri. Una cosa però importante: seguire le linee guida, seguire le procedure, perché quello fa veramente la differenza. Ma soprattutto utilizzare prodotti di qualità come Magic Paint, perché non tutti i prodotti sono uguali, non tutte le vernici sono uguali. Ora, è stato facile perché era un mobile talmente ben messo che era proprio facile, non era usurato, non era rovinato, il colore l'ho creato veramente in modo semplice, ha aggrappato subito, abbiamo sverniciato velocemente. Cosa si vuole di più della vita? Rimodernare un mobile come questo è veramente facile, quindi provateci. Scrivetemi ovviamente nei commenti se questo mobile vi è piaciuto, se ne volete vedere altri in questa chiave e ricordate che Magic Paint si trova solo dai rivenditori ufficiali Magic Paint che trovate sul sito magicpaint.it, suddivisi per regione, e se non potete andare da un rivenditore perché è lontano, la trovate dall'unico sito, sull'unico sito italiano che la rivende, ovvero elisirhome.com. Non la troverete mai in altri siti o su Amazon. Ciao!